Un aggettivo per descrivere questa tenda? Rivoluzionaria. Amici, amiche del canale, oggi parliamo di Naturhike Massif, una serie uscita in 3 differenti versioni, solo per 2 e per 4 persone. Escludiamo la versione da 4 posti perché molto grande e restiamo sulle prime 2. Quella che ho scelto e che sto montando nel video è la versione denominata solo, e tutto farebbe pensare che sia una tenda singola dal nome, ma non è così. Ed è curioso come sia stato rischioso da una parte definire questa tenda come tale. Immagina di essere alla ricerca di una tenda da 2 persone e stai navigando online cercando qualche prodotto che possa fare al caso tuo. Leggendo il termine solo senza andare ad approfondire, già escluderesti a priori una tenda simile. L'idea di base, la strategia comunicativa è stata quella di promuovere una tenda da una persona che pesi rispetto alle sue dimensioni comunque poco e dove questa possa offrire uno spazio molto importante al suo interno, sia nella zona notte che nel catino, dove poter star seduti senza rischiare di toccare il telo superiore con la testa, dove poter usare al suo interno quegli accessori come una sedia da campeggio e anche un tavolo che normalmente in una singola classica non potremmo mai usare, senza dimenticare che inoltre la tenda offre anche la predisposizione per il tubo della stufa da usare nei mesi più freddi. Predisposizione doppia peraltro, e tra un attimo andremo a vederla. Un'idea di marketing valida sicuramente, ma che secondo me risulta essere molto riduttiva per la tenda stessa, perché come vedremo oggi la Massif solo in realtà è una tenda non solo per una persona e da esperienza statica o poco dinamica, ma anche da backpacking o meglio ancora da trekking, dove il peso nello zaino si sa conta molto per via di chilometri e dislivelli. Ma ora vediamola più da vicino. Non realizzerò il classico video dove vi farò l'elenco delle misure, che di fatto è un noioso ed inutile copia e incolla di ciò che si trova già ampiamente scritto su internet. Trovate qualche link dove visionarla in descrizione, ma al contrario in questo video andremo a vedere differenze con la versione 2 posti, perché ho scelto la solo e non la 2, struttura e dettagli, possibili scenari di utilizzo, quindi dove usarla ma anche quando è meglio non usarla. Tra le 2 versioni c'è quasi il doppio del peso di differenza. Nella versione package weight la solo pesa 2 kg 480 grammi, la versione da 2 posti 4 kg e 400 grammi. Questo può far pensare che anche le dimensioni siano quasi raddoppiate, ma non è propriamente così. Sono i dettagli più che altro a fare la differenza, e i dettagli, si sa, pesano. La Massif solo è realizzata in 15D, la versione 2 posti in 30D, quindi abbiamo un tessuto complessivamente più pesante. Le dimensioni della versione da 2 posti sono più abbondanti, ma non di molto, parliamo di pochi centimetri. Nella versione 2 posti è presente una gonna che delimita la zona notte, più una zanzariera installata nell'ingresso. Questi dettagli nella versione solo non sono presenti. Ma come abbiamo detto, tutto questo comporta, si sa, un peso maggiore che non rende la versione 2 posti particolarmente adatta per via del peso al backpacking, mentre la solo nella versione più minimalista lo è, anche se all'apparenza potrebbe non sembrare tale. 3 pali a costruire il telaio, 2 incrociati e preassemblati a formare la classica forma a X con un punto centrale di conversione ed un terzo in questo caso dal montaggio indipendente che supporta la zona notte. Pali che hanno un diametro di 9,5, quindi più grandi di quelli da 8,5 che troviamo comunemente nelle nostre tende. Ora vi mostro entrambe le misure per farvi notare la differenza non eccessiva, ma c'è. Pali realizzati in alluminio 7001, struttura che possiamo definire quindi semi-geodetica, paleria esterna con zanzariera interna precollegata a montaggio rapido e a prova di temporale, quindi perché la zona notte resta asciutta in quanto protetta dal fly il telesterno. Pur essendo una tenda grande, il montaggio è rapido e intuitivo grazie ai pali che vengono inseriti nelle guide in tessuto, non con il classico blocco o con i vecchi pin maschio e femmina o con le più moderne clip ad incastro. La prima volta che l'ho montata ho impiegato non più di 10 minuti.
Poi è presente anche un quarto palo, anche se non va considerato come tale perché non scarica a terra, ma serve a mantenere più ampia la zona centrale. Dettaglio importante, questo non va fatto passare, come ho visto in un video, sotto ai pali già installati, ma sopra, in modo che possa dare al tetto una forma più a punta, in modo che l'acqua in caso di temporale scivoli meglio. Due prese d'aria che corrispondono alla zona dove è presente la zanzariera e non camera interna, perché realizzata completamente in mesh. Le prese d'aria sono basse e distanziate, e questo, anche se in una tenda così grande il rischio è minimo, aiuta a prevenire la formazione di condensa. Poi abbiamo una terza presa che ha una doppia funzione, ovvero anche quella di osservazione, perché possiamo gestirla dall'interno. Sì, lo so, anche voi lo state pensando, se fosse stata più ampia sarebbe stata molto più bella. Ma come abbiamo detto, i dettagli pesano e più rete e più cerniera avrebbero aumentato di conseguenza il peso, anche se di poco. Presa per il condotto della stufa che non si presenta con il classico buco, ma con una doppia chiusura lampo all'esterno e due panni ignifughi all'interno presagomati. Il primo con un'apertura più ampia, il secondo più stretta e circolare a delimitare la zona dove passa il tubo. Ora, la zona notte per una tenda che si chiama Solo è abbastanza ampia per due persone. Vediamolo subito. Ho portato un materassino dalle misure standard 185x58 nel punto più largo, e come vedete spazio per due ce n'è a sufficienza. Siamo abituati a prendere una tenda e ad usarla così com'è, d'altronde nelle classiche tende piccole c'è poco da cambiare, mentre in questa, se vogliamo, possiamo sistemare in modo diverso la zona notte, magari montandola prima di andare a dormire, godendoci quindi tutto lo spazio possibile e usando la stessa ma montandola in modo differente, posizionandola parallela al verso della tenda. Basta ingegnarsi con 2 o 3 spezzoni di cordino. Avremo l'apertura in quel caso della tenda davanti alla zanzariera. Immaginate di essere 2 coppie con 2 tende, tra cui questa. Qui all'interno, se la zanzariera viene montata successivamente, possono convivere per la cena o prima di andare a dormire tranquillamente 4 persone, restando sedute senza toccare assolutamente il telo superiore. Quando fuori, ad esempio, tira molto vento. Possiamo usare in inverno una camera interna in tessuto, lasciando la zanzariera a casa, sfruttando, arrangiandoci gli attacchi persistenti o sistemandola in una posizione più centrale. Questa che vedete è una camera interna con pale via. Monto solo i pali, niente picchetti, e la metto dove voglio. Se vogliamo usare la stufa, che occuperà ovviamente una porzione di spazio, possiamo montare dopo la zona notte e goderci lo spazio enorme che ci offre l'intera tenda. Al suo interno entrano comodamente 2, 3, anche 4 sedie come questa da trekking e anche un tavolino, e una volta che andiamo a dormire avremo tutto lo spazio a disposizione per sistemare il resto del materiale, gli zaini, gli scarponi, nel modo più comodo possibile. 2 persone più un cane in questa tenda staranno benissimo. Basta aggiungere un tampedino schiuma, quelli da 300-350 grammi, nel catino, e qualsiasi cane, anche di media o grande taglia, dormirà comodissimo. Una tenda versatile, grande, comoda e quasi da campeggio statico, ma che si adatta bene anche al backpacking. Sì, perché dividendo il peso in 2 persone, una avrà 1,2 kg in uno zaino e l'altra 1,50 kg. Se invece intendi usarla in solitaria avrai 2,3 kg di tenda nello zaino, molti se consideriamo i tempi moderni, ma che in realtà non lo sono. Basta essere bravi nel guadagnare grammi altrove o a saper rinunciare a qualcosa di non fondamentale. Tenda che da solo, visto che si chiama Solo, puoi sfruttare davvero come meglio credi. Immagina che passi un orso e vuoi invitarlo a cena, scambiare 2 chiacchiere, qui c'è spazio anche per lui. Un'ibrida, mi piace definirla così, ed è questo che mi ha colpito. Avendo già
2 tende leggere da backpacking, avrei potuto acquistare la Massif 2, più confortevole se vogliamo per le esperienze meno dinamiche ed anche più economica al momento, ma ho preferito comunque acquistare questa perché potrei usarla anche dove non penserei mai di portare una tenda di queste dimensioni. Il mercato cambia ed è in continua evoluzione, e se questo oggi spinge molto sulle ultra leggere a tutti i costi, esiste anche una nuova richiesta, quella delle persone che vogliono provare questo tipo di esperienze senza sentirsi troppo limitati dalle dimensioni riduttive di una tenda comune, pur mantenendo comunque un peso e anche una facilità di trasporto e di montaggio non particolarmente impegnative. Una tenda rivoluzionaria quindi, o che sa guardare all'immediato futuro. Ora veniamo ai possibili scenari di utilizzo. Se si vuole approcciare un'esperienza non troppo impegnativa, questa può essere la tenda a cui aggiungere quegli accessori come ad esempio sedia e tavoli che normalmente non porteremo mai con noi, ma può essere anche una tenda da esperienza più impegnativa, ma che una volta montata saprà regalarci tanto spazio confortevole, e in vista di un cammino del giorno seguente il riposo è un fattore importante. Tuttavia bisogna considerare la superficie complessiva molto ampia, oltre 5 metri quadrati, quindi non sempre troveremo un terreno pianeggiante o senza rocce dove installarla comodamente. In caso di forte vento, cucinare e mangiare dentro a una tenda simile non sarà quell'esperienza molto sacrificata come nelle tende più piccole, così come non doversi mettere subito sdraiati, ma riuscire a rimanere più tempo seduti diventa un aspetto del bivacco possibile e piacevole. E anche se non vogliamo portare le sedie per non appesantire troppo il nostro zaino, 2 persone sedute ad esempio su un materassino in schiuma ripiegato staranno comodissime. Non esiste la versione zanzariera in tessuto 4 stagioni da acquistare a parte, e questo secondo me è un limite su cui Naturike dovrebbe iniziare a lavorare. Ma con pochi euro se ne può acquistare una generica o la camera interna di un'altra tenda, che entrerà sicuramente sia in un modo che in un altro all'interno della Solo, basta che non superi i 2 posti. Tenda 4 stagioni, certo, possiamo ospitare anche una stufa nelle notti più fredde, pali da 9,5, struttura semi-geodetica che può sopportare anche un carico di neve importante, ma perché c'è sempre un ma, o almeno dovrebbe esserci in qualsiasi racconto o recensione onesta. Impermeabilità ridotta. Qui abbiamo nel 15D una colonna d'acqua di 1500, tenda da non utilizzare soprattutto in inverno, ma anche nella terza stagione sopra la linea degli alberi. Sì, se siamo abbastanza sicuri che quella notte il clima sarà mite, ok, ma bisogna esserlo, e a medie alte quote over 2000 metri esposti su 3-4 lati ai venti dominanti la sicurezza non è mai troppa. Questo perché la forma è poco aerodinamica, tenda molto alta, 1,35 m, ma non altrettanto lunga. Non a caso le migliori tende per il vento sono quelle a tunnel. Il lato migliore da offrire in caso di forte vento è quello posteriore, che poi a guardare la tenda sarebbe l'anteriore, ma considerando l'entrata diventa poi il posteriore, quello più scosceso, mentre i 2 laterali e il lato opposto sono molto ampi ma meno obliqui. Color khaki, unico colore disponibile, colore che all'inizio non amavo troppo, ideale per chi ama confondersi nella natura, ed è davvero un colore che aiuta molto a diventare un tutt'uno con l'ambiente sia roccioso che boschivo. 6 punti di attacco per i cordini antivento, tra cui 2 quelli laterali su doppio punto, che scarica però su un unico picchetto, una soluzione molto efficace. Clip che sostituisce la classica olive buckle, secondo me molto comoda. All'interno della zanzariera abbiamo 3 tasche, una bassa e 2 alte, e la quarta in alto come ulteriore portaoggetti, come nelle tende da spedizione, che possiamo comunque decidere di tenere o meno.
lampo per chiudere la porzione di tessuto del condotto della stufa, a cui forse era preferibile il classico velcro che possiedo invece sul Tipi. A proposito di Tipi, questa tenda andrà a sostituire proprio il Tipi dopo anni di onorato servizio, soprattutto in condizioni invernali. Ho deciso, e non è stato facile, di fare questo upgrade per concedermi complessivamente più spazio all'interno, pur mantenendo un peso ridotto. Tuttavia, al contrario del Tipi, la Solo non la porterei mai con me in pieno inverno sull'altopiano più alto del Nord Europa. Ecco che, come ripeto sempre, non esiste la tenda migliore, ma per ogni tenda c'è sempre un come e un dove. Grazie a tutti per la partecipazione, spero di dormire il prima possibile all'interno della Solo, anche se so che il meglio di sé lo darà nella stagione invernale con la Reve. Grazie a tutti, ci vediamo nei prossimi video.